Ciao a tutti, eccomi qua, pace e illuminazione, benvenuti nel mio Kaikan. Eccolo qua, questo qua è il mio luogo di preghiera. E siccome siamo in un luogo di preghiera, è giusto, è cosa buona e giusta, accendere un bastoncino di incenso, eccolo qui, bastoncino, manco tanto bastoncino perché è un po' grossuccio, e lo offriamo al gonzo. Questo è un momento molto importante, perché dal momento in cui tu offri il bastoncino d'incenso e cominci la recitazione del Daimoku, a quel punto tu entri all'interno di una bolla che segna i confini del tuo cuore. Dal momento in cui la tua voce pronuncia gli ideogrammi del Daimoku, tu lasci il mondo fenomenico e entri nel mondo del Buddha. Per questo è importantissimo. È di questo che ti voglio parlare oggi, della recitazione del Daimoku. Ma prima di fare questo, allora ti voglio parlare, nell'ultima puntata di Casa Tyson c'è stato un frammento dove Laura, nella ripresa, inquadra me che sto facendo la liturgia e si vede il gonzo, e questo fatto è diventato virale perché molti mi hanno chiesto sarebbe bello sapere la storia del tuo gonzo. Guarda, tanto vatti a vedere Casa Tyson, perché Casa Tyson, credimi, io credo che sia una cosa veramente bella, dove tu vedi determinati insegnamenti non parlati, ma svolti. E questo, secondo me, ha il suo perché. Ma visto che siamo qui, ti faccio vedere il gonzo. Trovo la lampada votiva, una fotografia del mio maestro, e torniamo indietro. Mi avete chiesto, dicevo, la storia del mio gonzo. La storia del mio gonzo è semplice. Una volta era un foglio di carta di riso, poi un maestro giapponese ha intinto il suo pennello nell'inchiostro di sumi, ha cominciato a tracciare su questo foglio degli ideogrammi che hanno composto il gonzo. Ma attenzione, alla fine della scrittura degli ideogrammi era un quadro del gonzo. Cosa l'ha reso un gonzo? È stato ciò che è avvenuto dopo, la cerimonia di Kaiken, la cerimonia di consacrazione. Se mi segui lo sai, è la cerimonia che infonde lo spirito del Sutra del Loto, del Buddha, nel quadro, trasformando il quadro in un gonzo, trasformando il quadro nel Buddha vivente. Una cerimonia che è quindi importantissima, una cerimonia che porta con sé un certificato, e io ce l'ho qua appeso al gonzo, un certificato ovviamente in giapponese, che porta il tuo nome. Il mio nome è qua, si vede? Vede? Il mio nome è qua. Questo è molto importante perché rende il gonzo tuo personale, perché tu sei stato nominato custode del mandala gonzo. Ecco perché continuo a dirti, il gonzo è qualcosa di molto, 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 molto personale. Quindi è una follia, è una barzelletta scaricarselo da internet e metterlo sull'altare. Innanzitutto perché non c'ha la cerimonia di Kage, quindi vuol dire che non è un gonzo. Poi per una serie di altre cose che, se mi segui, ti ripeto, le saprai perché ne ho già parlato e credo di averlo già approfondito bene. Ma l'argomento di oggi qual è? Ti dicevo, la recitazione del Daimoku. Molti mi avete chiesto come faceva Daimoku Nichiren, e questa è una domanda perlomeno che mi sono fatto anch'io, e per rispondere a questa domanda sono dovuto andare a fare una ricerca indietro nel tempo, al tempo di Nichiren,
Io ho scoperto che al tempo di Nichiren l'invocazione dei mantra era parlata. Al tempo di Nichiren il mantra più conosciuto era il Nembutsu, il Namo Amida Butsu, no? La pratica centrale del buddismo della terra pura che Nichiren odiava tanto, al suo tempo aveva delle motivazioni. Considerare il buddismo della terra pura adesso, come lo considerava Nichiren, allora è da pazzi. Quindi questo per rispondere a tutti quelli che mi dicono ma in mia edizione avete tradotto anche i sutra della terra pura che per Nichiren erano un veleno. Per Nichiren, che era del 1200 del Medioevo giapponese, di conseguenza svegliati, i tempi sono passati, leggiti anche la capacità, il tempo, il paese. Nichiren c'era arrivato a questa cosa qua, tu no, quindi riprenditi perché se no magari vai in giro a dire delle cose, porti indietro gente che è già. Ognuno di noi è già bravissimo a sbagliare da sé, senza bisogno che ci siano persone che si erigano a leader per portare come il piferaio magico tutti i topolini a sbagliare. Ma comunque ti dicevo, a quel tempo il mantra era il Namamida Butsu e la scuola, i buddisti, gli amidisti, i buddisti della terra pura dicevano Namamida Butsu, Namamida Butsu, Namamida Butsu, quindi era parlato. Di conseguenza da questo capiamo che Nichiren, quando faceva Daimoku, lo faceva parlato. Quindi Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Nichiren sicuramente faceva Daimoku così. La recitazione del Nammyo Renge Kyo, Nammyo Renge Kyo, Nammyo Renge Kyo, oppure Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, è una tipologia di invocazione che è venuta secoli dopo Nichiren, capisci? È un tipo di invocazione che serve per unire le voci delle persone. Al tempo di Nichiren non si univano le voci perché era molto pericoloso sentirsi fare Daimoku. Se ti sentivano fare Daimoku, appartenevi, questo diceva, confessavi di appartenere ad una setta eretica che al tempo era considerata, essendo considerata eretica, tu rischiavi veramente la vita. Quindi attenzione. Un altro aspetto molto importante dell'invocazione del Daimoku è che Nichiren non ha mai detto quanto Daimoku fare e come farlo. Di conseguenza, a te che ne vieni dalla Soka Gakkai, ti è stato detto, ti è stato inculcato di fare delle grandi maratone di Daimoku e di farlo in ogni momento della tua vita. Non è assolutamente così, questa è una cosa della Soka Gakkai, non è di Nichiren. Tu non lo troverai in nessun Gosho. Prova a cercarlo. Dov'è che Nichiren ha mai risposto a un credente che gli diceva ho perso il figlio, sono in pericolo qui, sono in pericolo là? Nichiren risponde mettiti questo scopo davanti al gonzo e comincia a fare Daimoku. Non lo troverai mai. Per Nichiren l'invocazione del Daimoku era di cuore, quindi non c'entrava la durata di quanto lo faceva, perché è importante che tutta la tua essenza sia all'interno dei suoni del Daimoku, perché questa la navicella che ti permette, ovviamente, che ti permette di decollare sul mondo del Buddha. Non è il fare Daimoku al semaforo rosso, a fare Daimoku mentre sei nel traffico o a fare Daimoku mentre guardi in giro e via discorrendo. Perché è come se tu parlassi con una persona e questa persona, mentre tu gli parli, si gira, guarda in alto, su e giù dalle altre parti. Tu che cosa gli dici? Oh, ma ci sei o ci fai? Ti sto parlando? Un minimo di rispetto. E allora vedi che
anche in questo caso qua il rispetto è quello di essere lì. Quindi tu quando fai Daimoku non ti devi preoccupare della durata del tuo Daimoku, ma ti devi preoccupare che ci sia dentro il tuo cuore. La tradizione dice che dal momento in cui tu pronunci il Daimoku, i suoni che tu pronunci, che sono carichi del tuo karma, sono carichi del tuo essere, entrano nel gonzo e ciò che tu ascolti sono i suoni che tu hai prodotto, che sono purificati dal gonzo. Tu ascoltandoli, ti nutri di questi suoni e questi suoni sono i famosi semi. Ecco perché buddismo della semina. Capisci? Tu quando semini non prendi i semi e fai e vai e li lanci così, hai capito? Li lanci dove li devi lanciare, no? Devi avere un minimo di concentrazione. Questo è il buddismo della semina. Non Namyo Renge Kyo, il conta Daimoku, per farne di più. A te ti è stato inculcato questa cosa qua, ti è stato dato il conta Daimoku. Così almeno più Daimoku fai, più si avvicinano i desideri, più si avvicinano i benefici. Ti è stato insegnato a considerare più la quantità della qualità. Ma proprio te che sei convinto, ti hanno convinto che Nichiren era il Buddha, mettendo il Buddha Shakyamuni storico in pensione, proprio te non l'ascolti. Perché se fai così, se hai fatto così fino adesso, non hai fatto quello che diceva Nichiren, hai fatto quello che ti hanno detto che diceva Nichiren, ma non quello che diceva Nichiren. Di conseguenza riprenditi se vuoi davvero fare le cose seriamente, se vuoi davvero che il Gonzo aiuti e nutra la tua vita, e cerca di fare Daimoku con il cuore. Lì l'unico intento che poi fa scaturire altri intenti che devi avere durante la recitazione del Daimoku è quella di appacificare il tuo cuore, di rendere il tuo cuore sereno, perché automaticamente tu hai tutto il resto. Quando si sta bene, tutto va bene. Questo lo saprai, non siamo dei bambini. E questo, in sintesi, senza far tanti giochi metafisici, discorsi, parabole filosofiche, no? È questa la realtà dei fatti. Quando tu stai bene, tutto ti va bene. Sai quando si dice piove sempre sul bagnato? Quando tu invece le cose ti vanno male, tutto ti va male. Quindi il Daimoku a te non lo devi fare puntando un desiderio, perché se poi questo desiderio qua non si avvera, tu incolpi il Daimoku. Mentre invece il Gonzo ti dà tutto ciò che è bene per te, non tutto ciò che vuoi tu, perché tu non comandi nulla. Capisci il punto? A te ti è stato inculcato questa cosa qua, che devi mettere lo scopo davanti al Gonzo e mitragliare la vita di Daimoku, no? Ma questo non è buddismo, questo non è nemmeno buddismo di Nichiren, questo è una sorta, non lo so, vedi tu, informati un po', vedi un po' quello che ti dà, quello che ti ha dato nella vita, no? Cioè tutti questi scopi messi lì, tutti questi scopi che si sono amplificati. Perché se tu hai mal di testa, no? Noi lo sappiamo, e ti concentri sul tuo mal di testa, sembra che che la testa ti si apra come i Wister sul barbecue, capisci? E così è la stessa identica cosa. Tu devi praticare, tu devi invocare il Daimoku per appacificare il tuo cuore. Dal momento in cui il tuo cuore è rilassato e pacifico, la tua visione della vita è totalmente diversa. E allora riceverai tutto quello di cui tu hai bisogno per vivere così.
Questo è il tuo dire all'infinito, di dire al gonzo, alla sacra origine della vita: io sono pronto per ricevere tutto questo. Il mettere lo scopo davanti al gonzo e bombardare la vita di Daimoku, il concentrarsi sempre su ciò che non si ha, tralasciando quello che invece si ha, è dire al gonzo: io non sono pronto, perché non mi rendo conto di quello che ho, è inutile che mi dai dell'altro. Quindi fai molta attenzione a questo fatto qui, perché poi se no finisce che mi scrivi dicendo: non capisco perché pratico da 20 anni, no? Ma la mia vita è altalenante, per forza, non hai mai praticato. Mai, mai fatto Daimoku, perché il vero Daimoku è concentrarsi sul suono. Il vero Daimoku è dire Namo Myo Renge Kyo, 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 Namo Myo Renge Kyo. Il tuo Daimoku deve essere sentito, non marziale. Tu devi dare il cuore, non una cadenza al Daimoku. Tu puoi fare anche il Daimoku con la cadenza come l'hai sempre fatto, ma ricordati che sia attivato il cuore, non pensare ad altro. Anche 5 minuti, se tu riesci a stare quei 5 minuti nel suono, perché poi, ovviamente, essendo una pratica, essendo un allenamento, vai avanti e migliori. Ed è questo che fa migliorare la tua vita, è questo che nutre la tua vita, è questa la semina, come ti dicevo. Quindi mi raccomando, fai attenzione. Ciao, pace, illuminazione, e continuate a guardare Casa Tyson, che lì vedrete degli insegnamenti, non li vedete parlati, li vedete svolti. Ciao, a risentirci alla prossima.